Bene ragazzi, benvenuti in questo video dove parleremo di una nuova novità di Laravel che riguarda Liveware. Liveware è un framework che attualmente ha la versione 2.0, è quello che attualmente diciamo sarebbe il sostituto di Vue.js, React o Angular, che ci permette di creare un framework in una maniera diversa rispetto a Vue.js. Premetto e dico che comunque Vue.js è ancora valido e anche React, come così anche Angular, però Liveware ci permette di interagire tramite i componenti e di lavorare in maniera più fluente, diciamo, sui nostri controller. Infatti, sia i metodi che le funzioni diventano asincrone, cioè posso parlare tramite una parametrizzazione istantanea con le mie proprietà, i miei metodi attraverso il data binding e le funzionalità, come per esempio potrebbe essere un click che ci permette di interagire con le nostre proprietà, i nostri controller in maniera molto più veloce ed efficace e, ehm, e a differenza di Vue.js non devo importare nulla, se no semplicemente devo installare il Liveware tramite il comando composer require che vediamo qui. Adesso vi mostrerò questa novità che secondo me è potentissima ed è molto buona e facile da usare, e vi mostrerò come poter interagire con questo framework, con Laravel. Perché è buono sapere ed usare questo? Perché è una novità e perché ci permette di lavorare in una maniera molto più veloce. Soprattutto la formalità di scrittura è quella di Blade, che è appunto il motore che fa funzionare il PHP nei nostri template, e ci permette di lavorare in una maniera molto più veloce. Passiamo subito a spiegare. Io in questo video spiegherò alcune parti, non farò il corso completo. Se voi avete bisogno di un corso personalizzato potete scrivermi in questa pagina, che è la pagina superprof.it, dove cercando PHP Roma, nella città che sono io attualmente, potete trovarmi qui in questa parte e vi posso fare delle lezioni sia di livello basico che livello intermedio oppure livello avanzato per quanto riguarda Laravel o PHP. Detto questo, passiamo subito a vedere come funziona e come installare Liveware. Quello che dobbiamo fare è andare alla nostra cartella. Io ho creato un progetto Laravel, sicuramente già sapete come farlo. Se non sapete come farlo dovete andare alla guida di Laravel e vedere come installare il progetto di Laravel, che insomma non è molto difficile, basta seguire il comando composer, dove qua installazione, andare alla parte di Linux nel mio caso, altrimenti avete Windows, Mac e altri. Nel mio caso eseguirò questa e come vedete qui c'è il comando composer create project Laravel e eseguendo questo creerete il progetto. Una volta creato il progetto eseguirete il comando php artisan serve e il progetto sarà runnato come lo vediamo qui in questa parte qua. Ok, detto questo passiamo a fare quelli che sono i comandi di installazione di Liveware, quindi ci dirigeremo al nostro folder e eseguiremo questo comando.
Questo comando ci creerà, ci installerà il nostro liveware. Ehm, una cosa che volevo dire è che per questo esempio installerò anche Bootstrap 4, così potete vedere in maniera un po' più elegante gli esempi che vado facendo. Va bene, intanto procede l'installazione. Comincio a dirvi che ehm, potremmo creare tramite template una nuova cartella. Di default dovete creare una cartella che si chiama layouts, quindi io mi dirigerò nel mio progetto Laravel Wire, Resource Views, creerò una nuova cartella che chiamerò Layouts. Dentro questa cartella creerò un file che chiamerò app.blade.php. Ok, eccola qui, questo è il nostro file. Aprirò, vi faccio vedere subito il nostro file che sta in Resource Views Layouts App. Qui dentro creerò un documento HTML e quindi gli daremo un titolo, Livewire New. All'interno di questo useremo Blade e quindi per esempio creeremo una sezione e un contenuto e, e vediamo un attimo come funziona questo. Qui mi fa l'esempio come estendere una vista layout, quindi vediamo un attimino. Io creerò questa parte, facciamo come dice lui, mettiamo nel nostro body questa parte qui e salviamo. Intanto vediamo come va l'installazione. Ok, dice che ha finito di installare e quindi noi troveremo nella nostra cartella vendor la cartella Livewire che contiene tutti i pacchetti, ok, tutti i componenti, tutto quello di cui ha bisogno. Fatto questo, eseguiremo il comando composer install e lui attualizzerà tutto e come vedete qui c'è anche Liveware. Ok, fatto questo, quello che dobbiamo fare noi, giusto per iniziare a strutturare bene le viste, è andare qui nella cartella views, creiamo un nuovo file, lo chiamiamo, non lo so, pagina 1.blade.php e la salviamo proprio qui. Ok, in questa pagina 1 noi faremo l'estensione del layout Blade, quindi quello che abbiamo bisogno è incollare qui dentro questo e qui avremo il contenuto, quindi sidebar e la sezione sidebar,
che viene estesa, come vedete qui c'è un parent, viene esteso, quindi ci sarà il doppio contenuto, ci sarà questo e questo. Noi lo salveremo, andremo nella parte di roots e andremo a inserire la nostra pagina che è presente in layouts, quindi layouts.app, e quindi non avrò più questa veduta qui, ma mi cambierà e infatti avrò questa parte qua. Che cos'è che non sta vedendo? Vediamo un attimo. Appblade.php, section content, non mi sta andando bene questo e vediamo subito perché. Section content, this is my body content, non sta uscendo nella vista, vediamo perché. Yield content, title, page title, laywire new è il titolo della nostra pagina. Sì, ok, quindi il problema è questo, che praticamente se io qui metto pagina 1, adesso sì che vedrò l'estensione della mia pagina, ok. Quindi siamo localizzati nella pagina che non è la pagina primaria, ma è la pagina 1. Adesso quello che dobbiamo fare è inserire dentro la nostra pagina gli scripts necessari per far funzionare Liveware. E quindi che facciamo? Andiamo qui, mettiamo questa parte qua, poi cogliamo anche gli scripts nel body qua, diventiamolo un po', vediamo un po' di orientazione, mettiamo tab 2, anzi 4, meglio, tools, indentation 4. Ok, ok, adesso fatto questo possiamo iniziare a creare un componente. Quindi creiamo un componente, lui lo chiama counter perché fa un contatore, io invece lo chiamerò, non lo so, con un altro nome, quindi lo chiamerò componente, anzi tutto minuscolo, 1, e lui mi ha creato, come vedete mi ha messo anche la manina, mi ha creato dentro Liveware un componente e dentro le views una cartella Liveware con il mio componente. Quindi come vedete ho un controller e una vista che mi è stata creata. Quindi come facciamo adesso noi anzi intanto vediamo cos'è che mi ha creato. Mi ha creato una cartella componente dove io ho il mio componente, e vediamo che non si vede nulla perché questo componente, diciamo, andiamo a vedere il nostro controller di Liveware è qui, questo qui no, lo togliamo,
questo è quello giusto, quindi ho, vedete, componente 1, che è il componente che io ho appena creato. Ehm, Come facciamo per visualizzare il nostro componente? Il nostro componente possiamo visualizzarlo in questa forma, con questa modalità, e quindi per esempio possiamo fare o così, quindi andando nella nostra pagina 1, possiamo mettere il nostro componente che non si chiama counter ma si chiama componente 1. Vado a scrivere componente 1, ecco qua, componente 1. Dice che c'è un errore di sintassi alla linea, il mio componente, che praticamente l'errore di sintassi è questo, e questo qui. Andiamo a vedere, e come vedete il mio componente già sta funzionando. Ora, questo è un componente dove abbiamo adesso semplicemente attivato la direttiva, però che cos'è che differenzia i componenti di Liveware dagli altri? È la facilità con cui posso dichiarare un mio oggetto e mostrarlo in vista. Quindi, come facciamo ad aggiungere una funzionalità o a vedere una proprietà che noi definiamo nel nostro controller? Quello che dobbiamo fare è creare per esempio una variabile pubblica che noi andiamo a creare, e qui ci sono tutti gli step. Se io vado nel mio componente 1 e creo una variabile pubblica, qui avrò un messaggio, la variabile message, che io salverò, andrò nella vista e qui sempre nella scrittura Blade incollerò il mio messaggio, attualizzando la pagina avrò il mio messaggio. Ok, questo adesso abbiamo definito una proprietà e la stiamo visualizzando nella nostra vista. Qui dice inizializzare una proprietà. Inizializzare una proprietà in Liveware vuol dire usare la funzione mount, che non sarebbe nient'altro che la funzione costruttora, quindi eh, questa qui dentro il nostro componente, vedete, io adesso farò così, e anziché mettere hello world toglierò questo messaggio, e adesso con la funzione mount, che non è nient'altro che uguale alla funzione construct, la funzione costruttora, construct, avrò lo stesso risultato. Vedete, non cambia nulla, è qui. Perfetto. Quindi con il mount abbiamo creato la funzione construct, possiamo toglierci una curiosità e vedere se questo funziona, perché è sempre PHP. Vedete, funziona lo stesso, è la stessa cosa che construct e il mount. Ok, quindi fatto questo, vediamo un argomento fondamentale di questi framework che lavorano sulle nostre viste di maniera reattiva, quindi in maniera asincrona. Come vedete qua dice: if you use a front-end framework like use Angular, you are already familiar with this concept. However, you are new to this concept. Quindi come sempre
puoi fare un bind o sincronizzare il valore corrente nell'HTML specificando la proprietà nel tuo componente. Quindi, come facciamo a specificare la proprietà di maniera asincrona nel nostro componente? Possiamo farlo attraverso un modello, quindi possiamo fare una prova e anziché dargli un valore a mount, semplicemente lasciamo la proprietà attiva e nella nostra vista possiamo vedere benissimo, facciamo un esempio classico, che ho fatto il binding di questa proprietà attraverso la funzione wire sta a modello. Quindi se io salvo questo, vado nella mia vista, avrò un input e se io digito qualcosa qui, vedete, la mia proprietà message automaticamente viene aggiornata e questo qui è il data binding in funzione. Vediamo altre piccole cosette. Qui ci fa un esempio di validazione, che possiamo applicare. Vediamo subito. Post title, post content. Ok, perfetto. Vedete qui lui crea una variabile post, definendola in questo modo sta creando una variabile pubblica che sarà un array. Quindi che cosa fa lui? Valida questi campi mettendo che sia uno string come campo obbligatorio minimo 6 caratteri e invece per il content ne mette massimo 500. Questo che lui sta facendo, vedrete la potenzialità di questo perché non abbiamo bisogno di usare come facevamo prima un jQuery Ajax o quant'altro per fare un post ed avere una risposta. Qui questo sarà già, l'Ajax già lo fa direttamente, infatti vedrete che lui posterà dei parametri e poi vi farò vedere qualcos'altro molto interessante. Quindi vediamo un attimino come funziona questo post e vediamo un attimo che cos'è che fa. Vediamo un attimino, per esempio qui fa post save eccetera eccetera. Noi faremo un'altra cosa, vediamo per esempio, facciamo così, copiamo questo, lo andiamo a mettere nel nostro componente, quindi aggiungiamo un metodo nuovo che si chiamerà save più assegniamo i rules che sono come in Laravel, diciamo le proprietà obbligatorie di questo, le caratteristiche obbligatorie di queste proprietà e al di sopra definiamo un'altra variabile che sarà un array. Quindi che cos'è che abbiamo qui? Title e content. Io adesso farò solamente una title e poi la validazione.
quindi nella nostra lista, anziché message, metterò title. Quindi vediamo un po', title, ci siamo. Eh, Dobbiamo aggiungere submit al nostro formulario, al nostro form. Vedete qui chiama submit prevent save, quindi chiama il metodo save. Sotto avremo il form, quindi qua, ok, questo qui lo possiamo mettere al di fuori del form, quindi così già è pronto. E vediamo che cos'è che succede qui in questo che abbiamo fatto adesso. 1 2 dice, vedete, già mi dà un errore perché non sta andando, però ci manca qualcosa, ci manca il bottone invio, ci manca il bottone invio, quindi il bottone invio lo andiamo a inserire. E se faccio così lo stesso mi darà un errore, e vi faccio vedere perché. Submit, submit, vediamo un attimo, validazione. Ok, è la stessa cosa che abbiamo noi copieremo questo, message, lo incolleremo qui sotto. Proprietà title not found, e vediamo subito che succede con property title. Mi manca la proprietà title. Post title, vediamo un po'. Ok, vedete, adesso non ho più un errore, ma lo stesso non sta andando. Perché? Vediamo subito perché io ho il metodo save, questo qui lo togliamo, questo lo togliamo, e vediamo subito che fa. Quindi required ppp, vediamo subito un po'. Anziché fare così facciamo un'altra cosa, anziché un array faremo semplicemente la variabile title, così. Ok, benissimo. Title name, error name, vediamo un attimino, ispeziona network componente 1, preview response, model name, certo questo qui non è name ma è title, ok, e avrà sicuramente un errore, quindi validate,
se supera la validazione del titolo mi dovrà fare qualcosa, quindi io in questa parte per esempio qui se supera io farò un eco valore inviato, ok, valore inviato e salverò. Quindi vediamo un attimo, attualizza, così vedete message non c'è, però io adesso definirò la variabile message che sarà uguale a qualcosa, vediamo subito che cosa. Definiamolo subito qui, qualsiasi cosa, ok, attualizza, vedete aggiorna la pagina, qualsiasi cosa. Qua già ho un errore perché i caratteri devono essere minimo di 6, quindi già questo qui non va bene. E quindi che possiamo fare per risolvere questo? Possiamo inviare più caratteri. Vediamo un po', 1 2 3 4 5 6 7, vedete non mi dà più errore perché vuol dire che è giusto. Quindi io farei così in questo caso, vedete, se supera la prova io avrò che il messaggio sarà ok, titolo, ok titolo, va bene, quindi sarà message sarà uguale a ok titolo, quindi this message ok titolo, quindi se supera questo avrò il messaggio, se no non ce l'avrò. Quindi aggiornando, vedete, io faccio 1 2, niente, variabile indefinita, e quindi quello che posso fare è che se possiamo fare una condizione, se this validate è uguale a true, farò il messaggio. Quindi se il validate dovrebbe essere uguale a true, darò il messaggio, altrimenti farò la richiesta sbagliata. Quindi se è così sarà così, altrimenti errore praticamente, no? Quindi così attualizzo la pagina, vediamo un attimo di nuovo, ss property message non è corretto. Vediamo un attimo, questo qua cancello, questo qua non è corretto, vediamo un attimo come funziona, perché in realtà dovrebbe ritornare, fare un return dell'errore automaticamente. Quindi vediamo la risposta, vediamo subito un attimo, 1 2 così,
Variabile indefinita. Andiamo a vedere che cos'è la risposta che sta dando, è sempre quella, network error. Quindi errors, in questo caso non mi dà nessuno, però ecco, possiamo fare così, cioè message deve esistere per essere visualizzato, altrimenti no. Quindi if isset, se non sbaglio in Blade vedete c'è chiocciola, chiocciola if, e qui c'è la condizione che se la variabile messaggio non esiste non mostra nulla, o mostreremo qualcos'altro. Quindi message if isset, isset, scusatemi, non so che cos'è che succede qua, vediamo un attimo, variabile if, condizione isset, che se non sbaglio anche qui va la chiocciolina, no, andiamo a controllare in Blade, isset in Blade, che non ricordo bene, Blade not working, isset, io ricordo che si faceva così, adesso non so perché non funziona in questa versione, comunque vediamo subito. Ctrl F, isset, ok, isset chiocciola isset, quindi if chiocciola isset message farai, cioè se la variabile esiste farai qualcosa, quindi message, vediamo se va, aggiorna, variabile definita message, non sta funzionando l'isset, andiamo a vedere perché. If ok, bisogna fare così, isset, isset message, ecco message, altrimenti niente. Quindi così non farà nulla ancora, vediamo un po'. Errore di sintassi, dove ho sbagliato, questo non va bene, così, isset message, vediamo come ho fatto il ragazzo.
Allora, qui mi risulta che comunque sta inserendo una variabile semplice, quindi dovrebbe funzionarmi. Vediamo. Questo qui lo tolgo. Vediamo un po'. Mettiamo questo pezzo. Ok. Vediamo un attimino. Ok, vediamo. Nothing here. Message. Attualizziamo. Ecco qui, nothing here, quindi vedete così. Io non ricordo se Z se andava messo così oppure nell'altro modo, però possiamo provare di nuovo. No, non è possibile farlo così. Nel nostro componente 1 abbiamo ok, torniamo indietro, vediamo un attimo, così. Ok, vedete adesso sì che lo prende il messaggio, quindi, quindi ci siamo, perché se questa funzione non ricordo se era possibile o non è possibile fare questo. Ok, comunque vedete nothing here, attualizzando ho la risposta. Perché mi escono due messaggi? Perché ce l'ho qui sotto, però se lo togliamo già diventa corretto, quindi questo qui in realtà non dovrebbe uscire. Quello che potremmo fare è fare una variabile nothing, e quindi così mettere questo, variabile nothing, e copiarla, metterla qui, public nothing uguale a niente. Ok, quindi adesso vedrete così niente è attiva, però in realtà niente deve essere ehm, fatta nel momento in cui c'è un errore. Quindi se non va a buon fine la variabile nothing sarà sarà niente, altrimenti non sarà nulla. Quindi vedete, ok, così niente, cancellando e facendo il valore corretto, ok titolo. Così abbiamo fatto vedere questa parte.
Come vedete si attualizza tutto in tempo reale, non abbiamo bisogno di usare né Ajax né niente. Che altro possiamo fare? Eventualmente possiamo vedere come eh, passare un parametro, vediamo qualcos'altro, azioni, azioni, ecco qua, azioni, event right click, key down, submit. Il submit già l'abbiamo visto, il click fa qualcosa, il click fa qualcosa, quindi noi potremmo vedere un attimo come, come funziona. Vedete il click passing action parameters, quindi potremmo fare che una variabile cambi valore, per esempio. Possiamo provare a vedere un attimo come funziona questo, ma prima di vedere questo io volevo farvi vedere una particolarità di cui mi sono reso conto. Se io volessi un valore dentro la mia vista, già quando viene inizializzato il componente, io potrei passare questi valori in questa parte. Come faccio? Non devo fare nient'altro che creare un array, e potrei creare per esempio una variabile altro che abbia un valore, ok? Per esempio Pippo, o non lo so, la, ok? Quindi la variabile altro la devo definire. Ehm, una volta definita la variabile altro, la posso utilizzare nella vista. Adesso sto passando i parametri tramite il renderizzatore e vediamo che cosa succede. Questo, se si viene fatto in Laravel attraverso il return view di un controller, eh, questo che sto scrivendo adesso funziona. Invece in Livewire obbligatoriamente questo parametro qui deve essere un oggetto. Infatti se io andrò nella pagina primaria ehm, del componente 1, e qui sotto ehm, metterò la variabile altro, vediamo un attimino, altro, ok, vediamo che succede. Altro non esce, però se io anziché dire la metto il costruttore, il costruttore this, e quindi la variabile altro, e vediamo che cosa succede. Mi si è bloccato. Vediamo un attimo, riapriamolo. Questi sono semplici esempi, poi ecco, se ne possono fare tantissimi altri, ma
è interessantissimo vedere come funziona la reattività, cioè di questi componenti di Livewire. Credo che migliora tantissimo, cioè molto meno codice e funziona tutto molto più velocemente con i controller. Quindi dicevo, this, qui dobbiamo mettere altro, cavolo, mi si blocca, scusatemi ma ho un problema con Sublime. Aprirò un altro editor, apriamo Visual Studio e vediamo se migliora la situazione. Apriamo file, htdocs, Laravelwire, resource, views, anzi app, http, componente 1. Ok. Dicevo, anziché mettere questo, noi faremo this, qui metterò altro e per esempio adesso gli do un valore da questa parte qua. Ok, e salviamo e indietro, attualizzare, vedete, altro ppp, vuol dire che già è stato inviato alla vista tramite questa parte qua. Se io avessi messo una stringa qui come definendo un array che ha un valore, non va passato obbligatoriamente un oggetto con questo metodo qui, o semplicemente pescando dal db, quindi avendo non so, un modello post, due punti all, insomma tutti i dati che vengono pescati dal query builder. Quindi come vedete è impressionante il funzionamento di questo Livewire e la facilità con cui si fanno le validazioni, i formulari, eccetera, eccetera. Adesso io non tratterò tutto, però vi ho fatto vedere un anticipo di quello che è la potenzialità di questo framework, di questo componente di Laravel. Più che componente, diciamo, è proprio un framework. E ragazzi, detto questo, io sarei contento così. Poi se avete altri dubbi potete chiedermi o fare un corso. Vediamo, vi introduco un'altra cosa. Guardate, questo per farvi capire il funzionamento di quello che fa Liveware, cioè che già lui è asincrono e parla con JavaScript. Potete aprire la vista, quindi andare in Liveware Resource Views, la vostra vista, la nostra pagina 1. Al di sotto di questa sezione inserire questo script. Questo script ci dirà i vari processi che vengono effettuati da Liveware, cioè se noi cioè se quando viene inizializzata, se io faccio un update oppure faccio un invio oppure c'è un fallimento, io riceverò una risposta nella parte di console log, dove riceverò una risposta. Infatti se noi andiamo qui e mettiamo console log.log inizializzata
inizializzata e avrò una risposta nel console. Vedete? Questo vi mostra quello che va facendo. Queste qui sono gli hook, quindi che ci permettono di capire i vari processi che vengono eseguiti tramite JavaScript, quindi è un ascoltatore che analizza il virtual DOM, quello che viene fatto sulle nostre variabili, sulle nostre proprietà, ed è importantissimo vedere questo processo per capire come funziona il nostro liveware. Eh, Poi ci stanno tante altre cose e lascio a voi la curiosità di sapere come funzionano e eventualmente potete farmi domande. Vi ribadisco che posso, se non siete alle prime armi, non conoscete questi framework come possono essere Vue.js o React o altro, o Angular 9 che sono quelli che io tratto, più questo che è la novità che sto studiando in questi ultimi tempi per dare più efficacia alla costruzione del front-end in Laravel, potete chiedermi oppure contattarmi via Superprof oppure via canale e chiedermi, farmi qualsiasi domanda. Quindi per questo è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Termino la registrazione e spero che questo video vi sia servito. Grazie e buonasera a tutti.